dobbiamo cominciare a discutere questo è bello, questo è brutto, questo mi piace, quello è ideale, questo è giusto, questo è meraviglioso, questo è estetico. Nascono quei problemi di prima, perché si cerca, abbiamo chiuso il cerchio, cercato era partito dicendo com'è che non riesco a farlo opera d'arte, a comporre la musica di Beethoven, e cercava nel modo di mettere insieme le note con i pittori, dipende dalla quantità di rosso che usi, no, è la tela, no, devi usare il materiale, ma non è l'opera d'arte lì. L'opera d'arte sono le operazioni, alla fine si è sollevato, porca miseria, non riesco a fare quelle operazioni che danno come risultato qualche cosa che sollecita gli altri a viverlo in quel modo che normalmente chiamiamo arte artistica. E ci ha spiegato poi quali sono le operazioni da fare, e dice per fare la cartina di tornasole, secondo lui sono sempre le parole. Dice, se uno dice che quando dice che mi piace, è bello, vuol dire che ha fatto quelle operazioni che si fanno quando si gode esteticamente, una cosa estetica. Questa bottiglia è bella, vuol dire che l'ha frammentata in un certo modo, ha fatto pezzetti, li ha messi insieme in un certo modo, e quel modo di mettere insieme lui l'ha chiamato ritmo, che poi non va confuso, perché attenzione, quando sentiamo la musica, questo qui di per sé non è che ha un ritmo se non glielo dai te, perché tendenzialmente sentite i colpi, io vi chiedo di ascoltare anche le pause, in mezzo stanno le pause, quindi sono sempre le operazioni che fate voi. Quando metti insieme quelle operazioni in un certo modo, costruisci il ritmo che naturalmente un musicista ti rende strumentalmente, facendo dei battiti, dei suoni, legandolo insieme, ma prima lo deve avere avuto dentro, deve averci pensato, lo costruisce, e così come con le parole esprimiamo il pensiero, il musicista, che voleva diventare ceccato, usando gli strumenti che sono i violini e quant'altro, esplicita, rende pubblico con il ritmo della musica quello che in realtà è la costruzione ritmica del pensiero. A sto punto salto tutto questo perché mi sembra di aver ampiamente consumato la mia oretta, e passo soltanto a farvi vedere 2 battute di Ceccato, poi se ci sono delle domande. Quindi, come Ceccato ha affermato, l'attività attenzionale, che è roba che facciamo noi, la possiamo identificare, è quel modo di costruire i pezzettini, analizzare i pezzettini, sono rapporti semantici, diventano linguaggio, e quindi la descriviamo anche scientificamente. Chiuso sulla scienza, la scienza viene spacciata come l'attività dell'uomo che si occupa della natura, della realtà, della verità. Dice, ma va. Quando io apro il rubinetto dell'acqua o prendo una bottiglia e faccio così, in realtà se voglio assumo l'atteggiamento scientifico, che è semplicemente quello di fare un'operazione, ottenere un risultato, e io lo categorizzo e gli do un nome a quel risultato, ad esempio versare. Io mi aspetto che quando faccio così la bottiglia esca l'acqua, che quando faccio così dal rubinetto di casa esca l'acqua, che quando schiaccio il pulsante lì la luce si spegne. Rifaccio l'operazione, faccio così, rifaccio così. Guardo ancora quello che succede, è uscita l'acqua, si è spenta la luce, si è versata l'acqua nel bicchiere, collego questa cosa, è uguale a prima, si è ripetuto. La scienza non è altro che un atteggiamento in cui ti aspetti di trovare un risultato che hai già trovato, punto. E dici Ceccato, non lo puoi fare, non è tanto perché guardi l'albero o il sangue umano, tutti cercano una ripetizione, e quando la trovano dicono è vera. Con le parole, è vero, corrisponde. Quando si riferiscono non alle parole ma alle operazioni fatte, è reale, il bicchiere contiene l'acqua, la luce si è accesa, ok? Quindi, definizione finale, noi siamo qui a divertirci perché lo vogliamo, per individuare, analizzare e descrivere scientificamente. Io faccio il contabile, ma faccio anche questa operazione qui per dire che non c'è bisogno di essere chissà chi. Il pensiero. E questa battaglia qui è nata molti anni fa, quando cercava di demolire
visioni diverse. Ecco il risultato finale. Questo è Silvio Ceccato negli anni 50, quello è il visore che doveva osservare e descriverlo. Alla fine l'uomo viene semplicemente studiato come un modello che va scomposto in operazioni, le operazioni di cui abbiamo parlato prima, quelle che si fanno con la testa, non c'entra la biologia, non c'entra il sistema nervoso, quello se ne occupa di biologi. Noi facciamo queste operazioni con la testa e possiamo analizzarci. L'altro grande consiglio di Ceccato è: siccome le facciamo tutti, le fanno anche i bambini, mi raccomando, quando parliamo di queste cose, io ci ho provato, devi parlarne che un bambino di 8 anni ti capisca. Perché se uno parla e dice una cosa e un bambino di 8 anni non lo capisce, è molto probabile che tu sia quello che parla, è un cialtrone, che ci sta prendendo in giro. Siamo alla fine, e io condivido, ognuno di noi è come una cassaforte. Si tratta di trovare la chiave e dentro c'è sempre qualche cosa. Quindi studiamo, l'uomo ha mille possibilità, assumiamo gli atteggiamenti estetici, iraccondi, emotivi. Siamo consapevoli che sono strumenti, sono i nostri modi di funzionare, di fare, e li possiamo anche studiare e a quel punto anche controllare. È importantissimo nelle relazioni di tutti i giorni fare queste cose qua. Questo era Silvio Ceccato, il maestro inverosimile. Fine della competizione. Ecco qua, ho fatto un ottimo